Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare il mondo e per lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come impararle da autodidatta. Il tema di oggi è un tema secondo me molto importante ed è quello del perfezionismo, perché molti tendono a essere perfezionisti quando si studiano le lingue straniere e non solo. Anche io ogni tanto ho un po' questo problema, o meglio lo avevo all'inizio quando ho iniziato a studiare le lingue. Oramai sono riuscito un po' a distanziarmi dal perfezionismo, però è sempre facile ricaderci. Un esempio classico è se voglio memorizzare una lista di vocaboli, no? Se io provo a memorizzare una lista di 10, 20, 30 vocaboli e ne ricordo magari soltanto il 50-60%, allora poi ci torno e dico no, devo studiarla di nuovo finché non ricordo il 100% di questi vocaboli. Però la domanda è questo il modo più efficiente, più efficace per studiare questi vocaboli? O forse in questa lista ci sono una serie di vocaboli che magari il mio cervello non reputa così interessanti ed è per questo che non riesco a memorizzarli? Magari i vocaboli più importanti li ritroverò magari in un podcast, magari in un libro, quindi in qualche modo li incontro di nuovo e non mi serve davvero continuare a ripetere la lista fino a saperli al 100%, perfezionismo, ma mi basta accontentarmi magari del 60-70% e i vocaboli rimanenti o davvero non sono importanti, perché per le cose che interessano a me, Simone, e al cervello di Simone non è detto che tutti i vocaboli del mondo siano importanti, o come detto li ritroverò più avanti e in questo modo diciamo posso staccarmi un po' da quello che è lo stress di dire devo memorizzare per forza tutti questi vocaboli al 100%, no? Quindi cerchiamo di differenziare un pochino le due cose. Una cosa è il perfezionismo, che ogni tanto è un po' estremo, e una cosa è studiare quello che davvero ci serve, quello che davvero è utile, e andremo avanti a imparare le cose che non abbiamo imparato con il tempo, grazie, lo dico sempre, a tanta esposizione alla nostra lingua target. Il perfezionismo poi ci fa restare in uno stato di incompletezza, ci lascia un po' questa frustrazione, perché pensiamo sempre, caspita, avrei potuto fare quella cosa un po' meglio, avrei potuto migliorarla, l'ho fatta, ho fatto i miei esercizi, la mia lista di vocaboli ancora o qualunque cosa, ma non l'ho proprio fatto bene come avrei potuto. Non siamo mai soddisfatti, quindi, e questo non va bene, perché l'apprendimento delle lingue deve essere qualcosa di divertente, qualcosa di interessante, qualcosa di gioioso, ragazzi, non deve essere frustrazione, non dobbiamo sentirci male perché non abbiamo fatto qualcosa, o, e questo purtroppo capita anche a me ogni tanto, se abbiamo saltato un giorno, cioè se non abbiamo studiato per un giorno, ragazzi, è andata così, nessuno è perfetto, quindi va bene, andiamo avanti, studieremo domani, ok? Cioè capita a tutti, cerchiamo di restare in pace in qualche modo con noi stessi, no al perfezionismo. Il perfezionismo inoltre fa sì che assumiamo meno rischi, perché se siamo perfezionisti non vogliamo parlare finché non parliamo in maniera perfetta, però non parlando mai o quasi mai difficilmente riusciamo a migliorare il nostro parlato, la lingua parlata. Quindi in realtà parlare aiuta ovviamente tanto a migliorare il parlato, però non dobbiamo essere perfezionisti, se no abbiamo ansia, siamo nervosi, siamo stressati. Quello che di nuovo Krashen definisce filtro affettivo è altissimo se siamo perfezionisti e quindi difficilmente riusciremo a fare progressi. In più, se siamo stressati, ragazzi, in generale ne risente anche la nostra creatività. Che cosa vuol dire creatività? Ma creatività vuol dire che se stiamo parlando, magari non ci viene una frase che vogliamo dire, siamo creativi abbastanza da poterla riformulare e da poterla dire in un altro modo, in modo alternativo. Ecco, il perfezionismo uccide la creatività e ci fa bloccare, invece che farci pensare a un modo diverso per esprimere lo stesso concetto, che è una skill
fondamentale quando impariamo una lingua straniera. Inoltre, se siamo perfezionisti, al posto di vedere i progressi che abbiamo fatto, tendiamo a criticarci. Non diciamo, ah, che bravo, mi sono ricordato il 70% dei vocaboli della lista, ma diciamo, ah, mi sono dimenticato il 30% dei vocaboli della lista, no? Quindi cerchiamo di focalizzarci invece sulle cose positive. Tenere un diario, ad esempio, è un'ottima soluzione per chi è perfezionista, per dire, caspita, guarda quante cose che ho fatto negli ultimi mesi, no? E dire, ok, va bene, non sono ancora arrivato al punto in cui parlo perfettamente, però mi focalizzo su quello che ho già fatto, quanto sono migliorato negli ultimi mesi studiando tutti i giorni, no? Davvero qualche mese fa facevo questo errore, incredibile, aiuta tantissimo in termini di motivazione anche. Come fare quindi a superare il perfezionismo? Abbiamo detto, usare un diario potrebbe essere una soluzione utile, in generale però focalizzarci sulle cose positive, quindi guardiamo quello che abbiamo fatto, guardiamo ai nostri progressi, guardiamo a magari il feedback che ci viene dato da qualcuno che ci dice come parli bene il turco, ad esempio, no? Anche se sappiamo che stiamo ancora studiando turco e non lo parliamo così bene, però per quella persona turca magari già lo parliamo bene e ci ha detto come parli bene, ma questo bisogna scriverlo sul diario. Il 26 dicembre del 2021 una persona madrelingua mi ha detto che parlo bene la sua lingua, facciamo una festa, apriamo lo champagne, è splendido. Il punto numero 2 per superare il perfezionismo invece è di trovare qualcosa di interessante, ragazzi. L'obiettivo è sempre dimenticarsi che stiamo studiando una lingua, dobbiamo dimenticarci che stiamo studiando, in questo modo saremo così presi da il materiale interessante, che può essere un libro, un film, un podcast, qualunque cosa, che non ci interesserà più neanche davvero essere perfezionisti, perché ci perderemo quasi in questo mare di cose interessanti ed è bellissimo, è stupendo. Teniamo bene a mente e ripetiamo noi stessi, ragazzi, che se facciamo un errore non muore nessuno. Cioè, so che per una persona che è molto perfezionista è più facile a dirsi che a farsi, in particolare per quanto riguarda il parlare. Ecco perché ho fatto un video intero dedicato a come superare la paura di parlare. È un tema molto legato a quello del perfezionismo, quindi magari dagli un occhio perché lo spiego davvero bene. Il quarto modo per superare il perfezionismo invece è quello di impostare degli obiettivi che siano realistici. Ragazzi, se abbiamo degli obiettivi realistici riusciamo in qualche modo a superare il perfezionismo, perché il perfezionista tende a darsi degli obiettivi molto sfidanti, anche troppo sfidanti. Gli obiettivi devono essere realistici, invece se sono obiettivi troppo brevi non riusciamo, diventa una frustrazione e non ci porta da nessuna parte. Ho fatto un video in particolare dove parlo di come impostare gli obiettivi SMART per l'apprendimento delle lingue. Dagli un occhio, piazzami un like se ti è piaciuto il video e noi ci vediamo davvero presto. Ciao a tutti, ragazzi.